Uno skål per lo Yardonni e per il Re del Sud. Io sono Freyr del canale Parliamo Nerd e vi do il benvenuto alla fine dei tempi. Con la collaborazione del nostro storico delle religioni comparate, Nicola Camerlengo, che si è occupato delle ricerche e della stesura di una parte di questo video, oggi vi parleremo di Odino, padre degli dei secondo il mito nordico, e di seguito vi faremo immergere nell'evento che segnerà la fine dei tempi, il Ragnarok. Parleremo di ciclicità temporale, su cui il nostro ospite di oggi ci spiegherà dettagliatamente i concetti alla base di questa concezione. E con Donny vedremo anche qualche parallelismo riscontrabile con l'opera di Berserk. Guerrieri di Alkil e popolo del Regno del Sud, mettetevi comodi, il viaggio sta per iniziare. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. Odin è il dio più vecchio degli Aesir, figlio di Bestla e del gigante Bor. Assieme ai suoi fratelli, Ve e Vili, dopo l'uccisione del gigante primigenio Ymir, fu artefice della creazione. Viene considerato sommo tra gli dei. Benché le altre divinità del Pantheon siano comunque forti e rispettate, tutte loro, incluse anche gli umani, si rivolgono ad egli con l'appellativo di Alfr, ossia padre del tutto, uno dei molti nomi di Odino, che si dice siano così numerosi che nessun uomo ha abbastanza memoria per ricordarli tutti. Nel suo palazzo d'argento ad Asgard, seduto sul suo trono Lishalf, Odino osserva la condotta di ogni umano e nulla sfugge al padre degli dei, grazie anche a due corvi appollaiati sulla sua spalla, Hugin e Munin, pensiero e memoria, che durante il giorno Odino manda in giro per il mondo a sentire e osservare. Poi, quando il sole cala, i due uccelli fanno ritorno per raccontare tutto quanto al dio. Odino viaggia spesso nei 9 mondi, posti su Yggdrasil o Yggdrasil, ingroppa il suo cavallo a 8 zampe, Sleipnir, donatogli da Loki. Al suo seguito 2 lupi, Freki e Geri, rispettivamente l'avido e il divoratore. Sposa di Odin è Frigg, che gli diede 2 figli, Haermur, letteralmente spirito della guerra, e Baldr, della cui storia abbiamo già parlato nel video dedicato a Loki, ma forse conoscerete meglio il più famoso dei suoi figli, avuto in precedenza con Ymir, la dea della terra, ovvero il possente dio Thor. Del padre degli dei conosciamo anche altri figli. Vali, avuto dalla sua amante Rindr, e Vidar, il silenzioso, avuto invece con la gigantessa Gryr. Anche Tyr, il dio della guerra, che nell'interpretazione romana è spesso associato alla figura di Marte, secondo alcuni viene considerato figlio di Odino, e della gigantessa Rud, che secondo altri invece, considerando che in seguito la gigantessa verrà presa in moglie dallo Jotun Ymir, Tyr sarebbe più corretto definirlo figlio di quest'ultimo. Come Zeus, anche Odino era solito accompagnarsi a molte amanti mortali, spesso infatti nella storia grandi sovrani e guerrieri, divenuti in seguito eroi semi-leggendari come Ragnar Lodbrok, facevano risalire la loro stirpe all'origine semidivina. Per quanto sia un dio maschio e patriarcale, un altro elemento che rappresenta Odin è la sua immensa sapienza. Egli fu il primo conoscitore di tutte le arti, sapere che poi ha trasmesso agli uomini, ma la sua saggezza si estende oltre. Odino conosce le origini del creato, egli stesso è parte di tale origine. I Nioheimar, i 9 mondi, per lui non hanno segreti da celare, in quanto ne conosce profondamente ogni mistero. L'equilibrio su cui si ergono tali dimensioni e l'ordine di tutte le stirpi che vi abitano. Il destino è un'altra delle cose che per Odin non ha segreti. Egli infatti conosce il fato di ogni uomo e anche il destino dello stesso universo.
La figura di Odin, a differenza di quello che possiamo immaginare, considerando che parliamo del padre degli dei, arriva in un secondo momento all'interno del politeismo nord europeo, all'incirca nel IV secolo. Non sappiamo precisamente da quale paese scandinavo si sia diffuso il culto, che, attenzione, non era abbracciato all'unanimità da tutti i popoli norreni. Molti infatti, per esempio, erano più orientati verso il culto di Thor. Chi era abbastanza benestante, da detenere terre da coltivare, aveva più bisogno di pregare una divinità della fertilità come Freyja. Odino invece, padre dei guerrieri, signore della poesia, considerato linguaggio magico, conoscitore delle rune, era più amato dai guerrieri. Di conseguenza, alcuni storici ipotizzano che il più alto picco di diffusione del culto di Odin sia avvenuto proprio durante l'epoca vichinga. Odin regnava ad Asgard, ma ben presto si rese conto che pur essendo un dio, molte erano le cose che non sapeva e fu letteralmente preda di una sete di conoscenza. Decise di recarsi nel pericoloso Jotunheimer per incontrare Mimir. Mimir era guardia della fonte della conoscenza, in cui lo stesso Yggdrasil immergeva parte delle sue radici. Odino attinse a tale fonte, ma una parte di sé sprofondò nelle acque del pozzo, il suo occhio, che fu lo stesso dio a cavarsi. Mentre la sacra acqua lo dissetava, vide chiaramente tutto quello che non è visibile a occhio nudo. Ebbe la visione delle terribili sofferenze che avrebbero colpito uomini e dei e l'avvenimento che avrebbe segnato la fine dei tempi, il Ragnarok. Odino conosce tutti i segreti delle rune, le misteriose lettere di cui abbiamo sempre sentito parlare, il cui potere si attiva e confluisce ove esse sono incise. Dal legno delle navi alle spade dei guerrieri, dai palmi delle mani delle levatrici agli zoccoli dei cavalli, esse trasformano in amuleti sacri attraverso specifici rituali qualunque cosa venga contrassegnata. Per ottenere la profonda sapienza di questo magico alfabeto, come egli stesso narrò a Lodfafnir, il dio si immolò come sacrificio a se stesso, impiccandosi ai rami dell'albero che nessuno sa da quali radici sorga, Yggdrasil. Per 9 notti, numero ricorrente nella tradizione norrena, affamato e assetato, sferzato dal vento e ferito da una lancia, Odino meditava, fin quando urlò a squarciagola e l'illuminazione fiorì dentro di sé. Qualcosa che ricorda, se ci pensiamo, Siddhartha Gautama per raggiungere la somma conoscenza. Le rune magicamente iniziarono a risalire apparendo al dio ed egli le dominò, interpretandole e incidendole. Nel mondo scandinavo pagano, uno dei rituali che veggenti e sacerdoti dovevano compiere per poter interpretare le rune consisteva in una sorta di simulazione della morte, che altro non era che una lunga meditazione in cui si visualizzavano le rune, recitando probabilmente una sorta di mantra, affinché Odino concedesse anche a loro la facoltà di poterle comprendere. Uno dei tanti ritualismi nordici, traviati dal nazionalsocialismo, di cui vi parleremo prossimamente nella rubrica The Esoteric Side. Odin è anche definito il viandante. Egli girovaga spesso nel mondo degli umani, avvolto dal suo mantello e con un grande cappellaccio in testa che quasi ne nasconde il volto barbuto. Capita spesso che cerchi ospitalità durante questi suoi viaggi, sia presso i sovrani, sia presso le persone più umili, senza fare distinzione. Ed è proprio questo a fornirgli l'epiteto di ospite. È molto interessante soffermarsi un momento su questo particolare per comprendere quanto le credenze religiose avessero anche un fine etico e sociale verso questi popoli. Sia ricco che povero, nessuno poteva esimersi dal fornire un minimo di ristoro al vagabondo che bussava alla porta, perché in ogni momento sotto quelle spoglie poteva celarsi il Dio. Ed è tutto inevitabile per me, anche se questa è una rubrica che parla di mitologia, non parlarvi anche dei parallelismi che si possono trovare con Berserk. Potrei parlarvi di Guts con un occhio solo, simile al dio di cui abbiamo parlato poco fa,
Oppure potrei parlarvi del suo braccio, che può essere un riferimento al dio Tyr, dio della guerra fra l'altro. Oppure pensate all'Ammazzadraghi, un ammasso di ferro insollevabile capace di distruggere esseri mostruosi che solo Guts può manovrare. Non vi ricorda il martello di Thor? Ovviamente però non scenderò troppo nel dettaglio proprio per non uscire troppo dal topic del video, ed è per questo che, per farvi cadere l'occhio e l'attenzione ai punti in cui volevo che la vostra attenzione cadesse, nel corso del montaggio, mentre parleremo appunto del Ragnarok e della ciclicità norrena, troverete le immagini che vogliono essere delle piccole reference all'opera di Miura. Ma adesso mettiamo un attimino da parte questo argomento, su cui poi torneremo dopo, e cominciamo a parlare della fine dei tempi. Il Ragnarok è la fine dei tempi, l'avvenimento dal quale nessun dio può sottrarsi. Il conflitto ultimo, la battaglia in cui dei e giganti si scontreranno annichilendosi a vicenda. La terra e il cielo bruceranno tra le fiamme dopo che il bene e il male romperanno il loro equilibrio iniziando la guerra. Il principio secondo cui ogni distruzione è la base della creazione è fondamentale per comprendere pienamente il significato di questo avvenimento. Il Ragnarok non è esclusivamente un conflitto tra due forze dominanti, ma anche un modo che l'universo stesso ha per purificarsi. Attraverso la totale distruzione di ogni cosa, avviene un vero e proprio reset che riporta l'universo a ricominciare successivamente un nuovo ciclo, il quale poi a sua volta nuovamente verrà distrutto da un nuovo Ragnarok e così via per tutta l'eternità. Questo è il famoso tempo ciclico. Ogni creazione nasce dalla distruzione, come se ci fossero due punti cardini, un principio creativo ed uno distruttivo, solo che, non essendo una visione lineare, bensì ciclica, questi due punti non sono posizionati su una retta, ma su un cerchio, e non in maniera distante, anzi praticamente sovrapposti, tanto che non puoi giungere a un punto senza inevitabilmente scontrarti anche con l'altro. È importante analizzare come nemmeno gli dei possano sfuggire al fato, visione tipicamente pagana, in cui il destino è inevitabile anche per un dio, come se la visione macroscopica dell'esistenza, intesa anche come esistenza delle stesse divinità, non sia soggetta al libero arbitrio. Prima di scendere nel dettaglio per capire come tali avvenimenti si svolgeranno, consentitemi una breve digressione. Nel mondo fumettistico giapponese, se dovessimo pensare a una visione similare, il primo prodotto che ci verrebbe in mente è Devilman. A grandi linee, infatti, ciò che vediamo nel finale di quell'opera, considerando anche le successive di Go Nagai che si legano al suddetto capolavoro, è proprio una creazione con gli angeli che discendono a terra, preceduta da una distruzione causata dallo scontro finale tra Akira e Ryo. Ma ciò non è esattamente corretto, o almeno, da quel che si evince leggendo l'opera, è Dio a riformare il mondo, ergo una volontà. Questo però è differente da quanto detto prima, non c'è un volere divino a decidere quando il creato finirà e quando o se tutto quanto ricomincerà. È proprio l'intera esistenza destinata a subire tale sorte e niente e nessuno può farci nulla. Quando si parla di tempo ciclico, in sostanza, essendo un avvenimento esterno alla volontà, deve accadere e basta, si parla di un ciclo temporale che, volendo, potrebbe ripetersi anche in un universo senza nessun dio. Ma approfondiremo più avanti il concetto di ciclicità, capendo anche il perché nella realtà non funziona. Anche se gli dei sanno bene che la loro è una lotta vana, perché è già scritto che moriranno, comunque non si abbandonano alla disperazione. Odino da tempo si prepara allo scontro finale ed è per questo che porta con sé guerrieri valorosi morti in battaglia nel Valhalla, perché quando il Ragnarok verrà, non solo gli dei, ma anche l'armata dei guerrieri morti resusciteranno in forma astrale e prenderanno parte nello scontro. Il primo segnale ad annunciare la fine sarà la morte di Balder per mano di Loki, il quale, per via di ciò che ha fatto, è costretto a rimanere incatenato nel regno dei morti. L'altro segnale
Sarà il decadimento della civiltà. Uomini e donne ormai abbandonati a un profondo nichilismo dimenticheranno le loro tradizioni e i loro dei, illudendosi di non averne più bisogno. Verranno guerre fratricide, depravazione e violenza insensata. L'uomo cadrà sempre più in basso, pensando solo a soddisfare cose frivole e i suoi istinti più bassi. A ciò seguirà un lungo inverno, il Fimbulvetr, che per 3 anni avvolgerà la terra con pioggia e neve senza lasciare spazio all'estate. Nel mondo norreno, il sole e la luna, Sol e Mati, sin dall'inizio dei tempi sono inseguiti nel cielo da 2 lupi, Skoll e Ati. Il terzo e ultimo segnale sarà quando i 2 lupi riusciranno a raggiungere e a divorare gli astri, facendo precipitare le stelle, privando così il mondo della luce. L'eterna eclissi. La guerra a quel punto inizierà. 3 galli canteranno avvisando dell'evento i giganti di Jotunheim, i morti di El e tutti quanti gli dei. Il grande albero scuoterà facendo tremare il creato, ma l'evento più catastrofico avverrà quando Loki si libererà dalla sua prigionia e anche quando il lupo Fenrir riuscirà a spezzare definitivamente le sue catene e questa volta la bestia sarà incontrollabile. Avanzando a fauci spalancate da terra fino al cielo, distruggerà tutto quello che incontra. Anche il serpente Jormungandr prenderà posto a fianco del fratello e assieme al padre Loki e a tutti i morti imprigionati in El porteranno la distruzione. A fronteggiare questa grande sciagura arriveranno Odino e tutti i guerrieri del Valhalla, il padre degli dei, scagliandosi verso le fauci infernali del lupo Fenrir, alla fine verrà divorato. Sarà il figlio Vidar ad afferrare le fauci frantumandoli la testa e vendicando così il padre. Nel frattempo, anche il possente Thor riuscirà a distruggere il serpente Jormungandr con il suo martello, ma purtroppo, essendo stato colpito più volte dal morso velenoso di quest'ultimo, Thor lascerà cadere il suo martello e, compiuti 9 passi, cadrà a terra morto. Stessa sorte toccherà al dio Tyr, che affronta il cane a guardia di El. Nonostante con un ultimo colpo vincerà sulla bestia, anche lui alla fine cadrà nella battaglia. L'ultimo scontro è quello tra Loki e Heimdall, guardiano del ponte arcobaleno Bifrost, che si concluderà con la morte di entrambi. Prima di parire però, il guardiano riuscirà a suonare il corno per un'ultima volta, prima di accasciarsi a terra, con il paesaggio devastato impresso nei suoi occhi. Tutti e 9 i mondi a quel punto sprofonderanno in un mare di lava, rendendo l'intero universo un'enorme palla infuocata. E il fuoco sarà purificante, perché consumerà tutti gli orrori compiuti quel giorno. Alla fine, il silenzio dominerà. Bene e male si saranno scontrati annullandosi a vicenda e il Ginnungagap ritornerà di nuovo. Come l'araba fenice, il creato risorgerà dalle sue ceneri. Ma c'è di più. Un uomo e una donna riusciranno a nascondersi all'interno dell'Yggdrasil, l'albero cosmico della vita, e quando tutto si sarà quietato, usciranno a vedere il nuovo mondo. Saranno loro la progenie della nuova umanità. Anche alcune divinità come Vidar, figlio di Odino, Modi e Magni, figlio di Thor, Balder e suo fratello Odr, riusciranno a sopravvivere e quindi anche una nuova casta di dei ritornerà. Potremmo scendere meglio nel dettaglio, parlando per esempio della figlia di colei che guidava il carro del sole, partorita prima che la madre venisse divorata dal lupo Skoll, che prenderà il posto di quest'ultima facendo tornare così a sorgere l'astro. Ma il concetto, come detto prima, alla base del Ragnarok è questo: una forza così grande da distruggere tutto, uguale solo a una forza altrettanto forte da far ripartire il creato. Questo era il mito della fine del mondo secondo la mitologia norrena. La visione ciclica, un cerchio, un serpente che si morde la coda, un po' come lo Jormungandr,
anche come il logo di Alkil. Quindi un continuo stallo, qualcosa che è destinato a ripetersi in eterno. Le concezioni di tempo quali sono? C'è il tempo circolare, di cui abbiamo appena parlato, c'è il tempo lineare, parte dal punto A e finisce al punto B, e poi c'è anche la visione di Flora e del Cavalier del Teschio, quando, riferendosi al karma, parlano di un karma a spirale. E prima di dirvi la mia al riguardo, bisogna che il concetto di tempo ciclico e tempo lineare sia spiegato nel dettaglio. E per capire bene questo concetto, ho portato qualcuno di molto più competente di me al riguardo. Apocalisse, Ragnarok, presidenza repubblicana in America. Questi sono solo alcuni dei nomi con cui viene definita la fine del mondo in varie mitologie. Io ringrazio il carissimo Alkil per avermi invitato a parlare sul suo canale, sono Morte Bianca e mi occupo di filosofia e scienza sul mio canale. Oggi si parla del Ragnarok. Il Ragnarok è la fine del tempo nella mitologia norrena e, come in molte mitologie precristiane, la concezione del tempo stesso è profondamente diversa da quella che prevarrà successivamente, ossia quella lineare che il cristianesimo stesso appoggia. Il Ragnarok, come molte delle altre mitologie, è invece ciclico, vede il tempo come un cerchio in cui l'inizio coincide con la fine del ciclo precedente, in cui non si finisce mai di ripetere eternamente più o meno sempre la stessa struttura. Ora, il motivo per cui così tante culture antiche avevano una struttura ciclica del tempo è dovuto al fatto che la mitologia era, come ha scoperto Hegel e poi hanno dimostrato tutti i vari antropologi, molto basata su elementi naturalistici che venivano astratti ed esternati diventando dei topoi mitologici, e così gli dei erano spesso animali, con teste di animali, erano dunque elementi naturali. Il dio dell'acqua, il dio dell'aria e così via. E così anche lo scorrere del tempo naturale era scandito dal movimento del sole. Per questo motivo così tante mitologie precristiane hanno divinità solari in cima al loro pantheon, e per questo motivo la lotta tra buoni e cattivi è sempre sulla linea di una lotta tra il giorno e la notte, che è l'Ade, che è spesso buio, così come la differenza nella durata del giro solare in base alle stagioni, con l'inverno che è la morte del sole, e l'estate che è il suo trionfo, e le relative feste come il Midsommar. Per tale motivo queste popolazioni, osservando che il tempo sembrava scorrere e ripetere in modo sempre uguale, assumevano che il tempo stesso fosse ciclico e che per tutto si sarebbe ripetuto. La ciclicità quindi è spesso connessa alla simmetria. Luce e ombra, che sono viste come uguali e contrarie, nessuna delle due può prevalere, e anche questo è un elemento di distinzione con il cristianesimo, dove uno dei due poli non è solo migliore, ma vince. Nel Ragnarok, infatti, la battaglia finale è una battaglia in cui tutti i doppi si scontrano, ogni divinità affronterà la sua metà oscura, annichilendosi a vicenda perché, di nuovo, c'è uguaglianza totale. Inoltre, non è solo uno scontro di opposti, ma è anche uno scontro tra ordine e disordine. L'ordine è rappresentato dal pantheon di Asgard, capeggiato da Odino, mentre Loki è letteralmente il dio del caos, è una guida di mostruosità. Questo ha degli ovvi parallelismi con la titanomachia greca. Abbiamo dei che rappresentano l'ordine costituito e poi abbiamo degli dei che rappresentano la rivolta contro il cielo, intrinsecamente romantica, che viene da sotto, dall'oscurità, che è il caos, e sono spesso mostruosi. Quindi lotta contro il caos e simmetria degli opposti. È interessante paragonare quello che abbiamo scoperto grazie alle ultime ricerche dell'astrofisica teorica con la mitologia norrena e vedere quante cose, senza saperlo, si sono rivelate in un certo senso accurate e quante invece sono figlie del loro tempo e della concezione naturalistica che portavano. Anzitutto, il mostrare la fine dei tempi come una lotta contro l'entropia è estremamente accurato, per via di ciò che sappiamo, ormai da decenni, dalla termodinamica. E noi sappiamo che, grazie a questa, l'entropia tende sempre a prevalere, e quindi nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Nessuna trasformazione avrà un'efficienza del 100% e l'energia si disperde sempre di più in un universo che per giunta è esso stesso in perenne espansione, creando un mondo sempre più disordinato, più separato, freddo e caotico al massimo, ossia entropico. Di conseguenza Loki possiamo considerarlo una inconsapevole rappresentazione dell'entropia, solo che nella realtà l'entropia prevarrà, anzi prevale continuamente. Quando si crea un ordine, quando c'è una negentropia, è solo a spese di un disordine tutto attorno maggiore, è entropia più grande di quella che viene eliminata localmente. Dunque, nella realtà Loki vince. Inoltre, lo scenario apocalittico, che è molto comune a tutte le religioni, anche quella cristiana, si rivela una accurata predizione del futuro dell'universo.
Si dice che il Sole e le altre stelle si spegneranno, e così anche la Luna. E questo è vero, è previsto che la nostra stella, il Sole, diventerà una gigante rossa e poi gradualmente inizierà a spegnersi diventando una nana bianca, e anche questa nel corso di miliardi di anni esaurirà il proprio carburante diventando una nana bruna del tutto spenta. Tutte le altre stelle avranno destini analoghi, o nane brune o pulsar o buchi neri, e tutte queste cose prima o poi o si spegneranno o, nel caso di buchi neri, evaporeranno per via della radiazione di Hawking. Anche il fatto che la Luna sparisca è accurato. L'orbita lunare è in perenne espansione, la Luna si sta allontanando sempre di più, tanto che un giorno non saranno più possibili eclissi solari totali. L'elemento continuo del binarismo simil-taoista luce-ombra è interessante da un punto di vista fisico, poiché noi sappiamo che effettivamente, stando al modello standard, ogni fermione è dotato di una carica e di conseguenza esiste un suo corrispettivo di carica opposta, cosa che non vale per i bosoni, anzi non sarebbe possibile avere un antibosone opposto, poiché essendo neutro ogni bosone è antibosone di se stesso. A seconda di come si costituiscono i barioni, possiamo distinguerli in materia e antimateria, che hanno carica uguale e contraria, mentre mantengono le altre caratteristiche uguali. Infatti l'antimateria è fatta di massa normale. Le particelle sempre quelle sono, non è fatta di materia esotica o massa negativa, che è un'altra cosa e quella non si è ancora dimostrato che possa esistere. Se l'antimateria e la materia si incontrano, sono attratte e si annichiliscono, poiché sono esattamente uguali e contrarie da un punto di vista matematico, la loro somma è zero, esplodendo e producendo una quantità enorme di energia che poi si disperde nell'entropia. Non solo, per via di quello che sappiamo dalla meccanica quantistica, una zona di spazio sufficientemente piccolo avrà al suo interno delle fluttuazioni in cui continuamente emergono in modo spontaneo paia di particelle e antiparticelle che subito si annichiliscono a vicenda producendo un piccolo sprazzo di energia. La materia dunque viene spontaneamente generata e subito annullata dallo spazio stesso. Per ogni +1 ci sarà sempre un -1 e tutto ritorna allo zero. Quindi c'è senza dubbio un'intuizione corretta nel vedere il nostro mondo come basato su un dualismo tra due opposti che si annichiliscono. Questo ha portato anche ad una ipotesi, in voga alcuni decenni fa, secondo cui l'intero universo nasce da una fluttuazione quantistica che genera materia e antimateria. Il problema di questa teoria, che l'ha portata a venire rapidamente smentita, è che le fluttuazioni sono per loro natura minuscole. Si produce al massimo 1, 2 particelle, 3 al massimo, e più materia viene prodotta, più rapidamente e certamente viene subito annichilita. Di conseguenza non è solo matematicamente impossibile produrre così tanta materia, ma è anche impossibile impedirne la certissima annichilazione stessa. Più materia c'è, più è certo che sarà distrutta. Ciò che non è corretto, dunque, è vedere per forza una simmetria tra queste due forze. Come infatti sappiamo, il nostro mondo è costituito quasi interamente da materia. L'antimateria è virtualmente inesistente, viene creata solo in quantità minuscole nelle suddette fluttuazioni quantistiche, oppure in eventi cosmici epocali, oppure in laboratorio da noi umani. Non appena esiste, subito toccherà qualche elemento di materia e si annichilirà. Questa è l'asimmetria barionica. Non me ne vogliano i fan del taoismo, ma il dualismo rigido si rivela fisicamente non corretto. Uno dei due poli prevale e prevale sempre. Ma come mai è prevalsa la materia rispetto all'antimateria? Poche teorie fino ad ora sono state avanzate, e tutte di natura matematicamente un po' dubbia a parer mio, che richiedono quantità leggermente superiori di materia, senza motivo, questa violazione non è mai stata confermata, e che riesce a sopravvivere al cataclisma aggregandosi in un singolo universo, di nuovo senza motivo. Una teoria differente consiste nell'ipotesi che l'antimateria e la materia abbiano un tempo di decadimento differente, e di conseguenza che le due quantità inizialmente uguali di materia e antimateria nel corso del tempo si sono cumulate, rendendo la differenza sempre più grande. Il problema è, come al solito, capire come mai l'antimateria se n'è stata comoda ad aspettare prima di farsi annichilire, in modo da rendere tale scenario possibile e produrre tutta questa materia, cosa che però matematicamente sembra impossibile. Infine c'è la teoria secondo cui l'antimateria ci sia, non sia mai sparita, e si sia creato un antiuniverso di antimateria. Non è chiaro, di nuovo, cosa ha separato le due cose, ma di tutte le teorie questa è la meno assurda da un punto di vista matematico, anche se non spiega cosa ha generato lo spazio-tempo, che a sua volta genera le fluttuazioni di energia, materia e antimateria. In ogni caso sembra che effettivamente non tutto sia riducibile ad un dualismo luce-ombra, ci sono particelle senza antiparticelle. C'è più materia che antimateria, e ogni dualismo risale al monismo, come le particelle che emergono dall'unico tessuto spazio-temporale. E dunque forse questa è l'intuizione fondamentale che ha permesso a certe religioni di prevalere. Uno dei due poli, alla fine, vince sempre. Uno dei due poli è l'originale. Ma passiamo alla domanda centrale. Il tempo è ciclico da un punto di vista fisico o lineare? La risposta è, stando a tutto quello che sappiamo, no.
Lo scorrere del tempo non è ciclico, è bensì determinato da una rigidissima asimmetria che regola l'aumentare dell'entropia. Persino nell'antiuniverso ipotetico di antimateria c'è un tempo rigido, uguale e contrario. Dunque non è possibile un tempo ciclico, perché ciò violerebbe l'aumento dell'entropia, richiedendo energia aggiuntiva, cosa che viola la prima legge della termodinamica. Alcuni hanno ipotizzato un tempo ciclico diverso, basato su una ciclica attrazione e allontanamento che porta a Big Bang e a Big Crunch. Il problema di questo modello è che c'è troppa poca materia, in troppo spazio, e che con la scoperta dell'energia oscura questo modello è caduto in disuso. Ho anche spiegato altri motivi per cui questa cosa non funziona in un mio video. E anche se ci fossero dei cicli, come supposto per esempio dalla teoria ciclica conforme di Penrose, per via del teorema BGV questi non sarebbero sempre uguali, bensì tenderebbero a spegnersi sempre di più nella loro energia. Insomma, la ciclicità non risponde alla domanda centrale. Perché c'è un ciclo? Cosa lo ha avviato la prima volta? E per questo motivo tutti i fisici tendono a preferire modelli di natura lineare. Ma questo è, d'altronde, il fascino della cosmologia: tante domande e molta libertà di speculazione. Dunque, se il tempo lineare è un tempo che ha un inizio e poi entropicamente si dirige verso la fine, mentre invece il tempo circolare, come abbiamo detto, è un cerchio statico che continua così per tutta l'eternità, che cos'è allora il tempo a spirale? Beh, semplicemente provate ad immaginare una spirale com'è fatta. Se volessimo sintetizzare una spirale, come dovremmo fare? Dovremmo disegnare una serie di cerchi, uno più grande dell'altro, che mano a mano, partendo da un punto, si dirigono verso l'altro. Quei cerchi sono vari cicli e il loro restringimento sono le piccole differenze, i piccoli cambiamenti che si hanno tra un ciclo e l'altro. Ma non è solo quello. Partendo appunto da un punto e dirigendosi verso l'alto, ha una direzione. A grandi linee questa è la definizione di tempo a spirale, ossia un tentare di unire il concetto di tempo ciclico a tempo lineare. E voi come l'adattereste questa cosa nel mondo di Berserk? Lascio che siate voi a rifletterci su e scrivetemelo qui sotto nei commenti. A me non resta che ringraziare Nicola Camerlengo, Freyer del canale Parliamo Nerd, e il buon Morte Bianca che ci ha onorato della sua presenza. Ringrazio anche tutti voi per aver visto questo video fino alla fine e, ragazzi miei, buona vita a tutti.